andiamo a preparare il kansui. Sul blog esistono già 2 articoli al riguardo, uno che parla di che cos'è il kansui e la sua storia, mentre l'altro è praticamente quello che vi farò vedere adesso, ovvero la preparazione in casa di questo ingrediente. Il kansui serve per la preparazione dei ramen noodle. È l'ingrediente che li rende elastici e che permette loro di non assorbire il brodo e diventare poltiglia praticamente nel brodo caldo. Solitamente lo si può trovare in polvere e liquido, ma è comunque un ingrediente piuttosto difficile da trovare e dopo svariate ricerche che sono durate anche qualche annetto, finalmente sono riuscita a trovare il modo definitivo per potermelo preparare a casa nelle quantità che desidero, per poter preparare i ramen noodle. Che cosa andiamo a fare? Per ottenere il kansui basta avere del bicarbonato di sodio. Preso il bicarbonato di sodio lo andremo a cuocere in forno per poter ottenere il carbonato di sodio, ovvero andremo a rendere più acido il pH del bicarbonato. Oltre al carbonato di sodio, quindi al prodotto finale che andremo a ottenere oggi, per ottenere degli ottimi noodle vi consiglio anche di procurarvi del potassio bicarbonato che potete trovare in barattolo o in bustine. Questo lo trovate anche in farmacia, rientra sotto gli integratori alimentari, quindi nulla di difficile da trovare e neanche troppo costoso, anzi questa scatola, se non sbaglio, l'ho pagata 7 euro, ci sono 100 bustine e vi dura tantissimo. Allora, partiamo subito con la preparazione del kansui. Allora, eccoci pronti per la preparazione del nostro kansui. Io mi sono portata avanti con 2 step, ovvero ho iniziato a scaldare il forno a 175 gradi sulla funzione statica, mi raccomando, perché col ventilato rischiate di spargere bicarbonato per tutto il forno. E secondo, ho foderato una teglia d'alluminio, una teglia normalissima di alluminio. E perché ho foderato la teglia? Perché semplicemente poi dopo sarà più comodo da estrarre il kansui ottenuto. La preparazione del kansui si basa su una semplice formula matematica, ovvero il peso del bicarbonato di sodio diviso 3 per 2 e lì otterremo i grammi di kansui finali. Se io ho 250 grammi di bicarbonato di sodio, dovranno diventare all'incirca sui 166-167 grammi, perché cuocendo il bicarbonato perderà i liquidi e quindi diventerà più leggero. Questa formula è univoca, potete utilizzarla basandovi su qualunque quantità di bicarbonato di sodio. Questo spetta a voi decidere quanto volete prepararne. Io parto con accendere la bilancia, aspettiamo che si azzera un momentino, ok, prendo la mia teglia e la vado a pesare. Allora, sono 274 grammi, azzero di nuovo la bilancia, prendo il mio bicarbonato e vado a pesare 250 grammi di prodotto. Nel caso ci fossero grumi, rompeteli. Prendo una forchetta e elimino eventuali grumi, lo spargo per tutta la teglia, non serve più. Ok, il bicarbonato è pronto nella teglia, abbiamo pesato la teglia senza bicarbonato, abbiamo detto che sono 275 grammi più i 250 grammi di bicarbonato e abbiamo praticamente il peso complessivo.
forno è pronto e adesso vado a infornare la teglia per 30 minuti. Terminati i 30 minuti di cottura, andiamo a pesare la nostra teglia. Quindi, allora, dato che la teglia è calda, io ho messo un sottopentola, accendo la bilancia, aspetto che si azzera e vado a pesare il tutto. E siamo a 471 grammi. Dopo la prima cottura abbiamo 471 grammi di kansui, quindi prendiamo i 523 che sono la somma del bicarbonato di sodio più il peso della teglia, che sono 523, meno 471. Praticamente il bicarbonato di sodio ha perso 52 grammi. Prendo il nostro futuro kansui e con una forchetta o un cucchiaio lo vado, diciamo, a mescolare. Ok, prendo la teglia, do una scossetta e adesso vado a rinfornarlo per altri 30 minuti. La seconda cottura è terminata, ho sottopentola, la bilancia e adesso andiamo a pesare il tutto. Ecco qua la teglia. Allora, sono 433 grammi, ciò vuol dire che dal peso di partenza, ovvero 523 grammi, andiamo a sottrarre questi 433, otteniamo il risultato di 90 grammi. Questi 90 grammi sono l'umidità che è evaporata dal bicarbonato di sodio e ora abbiamo ottenuto il nostro carbonato di sodio. Abbiamo perso 90 grammi. Noi ora andremo a fare un piccolo calcolo di verifica, ovvero 250 grammi che sono il prodotto di partenza, solo il bicarbonato, meno i nostri 90 grammi, abbiamo 160 grammi di kansui ed eccolo qua. Ora questo dovrà raffreddare. Una volta freddo lo metteremo in un barattolo chiuso ermeticamente in modo che non prenda umidità ed è praticamente pronto all'uso. Allora, il tutorial per preparare il kansui è terminato. Ecco qua i miei barattoli. Solitamente io utilizzo 100 grammi di bicarbonato, stavolta ne ho usati di più perché voglio utilizzare il kansui per fare l'acqua di liscivia che non riesco a trovare online per preparare i pretzel, quindi prima o poi arriverà anche la ricetta per i pretzel. Io ho ottenuto appunto, come ho detto, 160 grammi di prodotto finale. E non disperate se il risultato della formula non è uguale al risultato finale, perché comunque ci sono variabili come la temperatura, se fa caldo, se fa freddo, se piove e quanta umidità di partenza c'è nel bicarbonato, quindi non vi preoccupate se il risultato non è identico. Con questo metodo potete tranquillamente ottenere sempre dell'ottimo kansui. Qui su YouTube potete trovare su questo canale già una ricetta dei ramen noodle integrali, sul blog potete trovare sempre la stessa ricetta e anche un'altra, vi lascio tutti i link. Se questo tutorial vi è stato utile, se vi è piaciuto, un pollice in alto, iscrivetevi e date un'occhiata al blog. Ciao!